Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela, benvenuti e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile, dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso, prima di andare a vedere cosa ci dicono i nostri oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna piena in bilancia. Di sicuro a favore abbiamo maggior possibilità di riequilibrare noi stessi anche qualche situazione, di realizzazione interiore, di maggior sensibilità, però in senso positivo, cioè sviluppare questioni artistiche, comprensione, vedere e fare cose belle, voglia di comunicare, le relazioni, alcune in particolare si possono rafforzare, alcuni conflitti si risolvono e ci possono essere anche delle opportunità interessanti di carriera e miglioramento in senso generico e quindi anche, perché no, incontrare uno spirito affine. Di contro dobbiamo fare attenzione all'indecisione, alla rigidità, alla severità, anche a volte un po' di incapacità di prendere delle decisioni, quindi tanta incertezza, pigrizia, inazione, instabilità nelle idee e quindi l'umore potrebbe essere abbastanza mutevole in questo periodo. Abbiamo visto i pro e i contro dal punto di vista astrologico, adesso vediamo cosa vi vuole dire l'oracolo. Partiamo con la prima carta che, di solito ci fa una specie di fotografia del momento presente, a volte può essere anche cosa dobbiamo raggiungere, cosa possiamo aspettarci e ottenere da questo periodo. Abbiamo la carta, Superluna, spesso fa riferimento comunque a qualcosa di positivo, oppure un'evoluzione, tutto sommato giusta, qua di situazioni un po' complesse e difficili che stiamo vivendo. Quindi è una specie di rassicurazione e ci vuole dire che il nostro impegno verrà ricompensato e che per certi aspetti, seppur la strada, il percorso che abbiamo intrapreso potrebbe essere un po' lungo e faticoso, siamo sulla strada giusta, quindi di procedere in un certo modo, anche perché dà una specie di anticipazione che possiamo raggiungere i nostri risultati, un successo, un ottenimento, soddisfazioni in senso lato, progressi in tutti gli ambiti della nostra vita. Comunque, anche questa nuova energia che entra nel periodo deve essere ben sfruttata, ben utilizzata e sappiamo di ottenere dei risultati. Polvere di luna, che questo è interessante, soprattutto dal punto di vista, di, cose positive. Abbiamo visto già qualche anticipazione nella carta precedente, questa ci parla di sorpresa, di, qualcosa che sta per accadere, qualcosa di bello, anche un cambiamento inatteso che porta, gioia. Per certi aspetti si può raggiungere anche una, maggior volontà, desiderio, oppure, il morale finalmente torna su dopo, qualcosa di positivo insomma, che scusate, dopo qualcosa di negativo che abbiamo vissuto. Malinconia lunare, questa carta, effettivamente diciamo potrebbe essere in contrasto con quello che abbiamo visto e assolutamente no, perché abbiamo già visto che a livello astrologico ci possono essere delle alternanze, soprattutto nell'umore, e allora ci fa capire che dobbiamo gestire e mettere equilibrio in queste alternanze.
E questa cosa ci vuole dire che per certi aspetti può esserci un po' di ansia, un po', di senso di vuoto, sentirci giù di morale, un calo di energia e quindi, cercare il più possibile di attivarsi per uscire da queste situazioni. Magari, distraendoci, facendo qualcosa di bello che ci fa cambiare le nostre energie. Quindi già siamo partiti col piede giusto e che quindi dobbiamo capire assolutamente che ci aspettano delle cose positive in questo periodo. È ovvio che, non dobbiamo pretendere troppo, magari dobbiamo equilibrare anche le nostre stesse energie, impegnarci, ma non sfruttarle eccessivamente perché poi potremmo avere un calo. Invece se siamo in equilibrio, se cerchiamo una buona gestione, delle nostre stesse energie a livello psicofisico, allora possiamo mantenere una progressione molto più equilibrata. Altrimenti può far riferimento a qualche situazione, che stiamo vivendo, momentanea, diciamo passeggera, e allora che ci può destabilizzare, nell'umore. E adesso andiamo a vedere gli oracoli dello sciamano cosa vogliono dirvi. Le carte dell'oracolo dello sciamano ovviamente possono far riferimento ad altri suggerimenti oppure intensificare quello che abbiamo detto. L'arcobaleno, qui abbiamo la stessa ripetizione come numero, quindi potrebbe essere un numero importante da vedere. È un numero un po' anomalo effettivamente, perché spesso siamo abituati a riconoscere i numeri maestri, tipo il 22, eccetera, e invece anche alcune ripetizioni. Però questo è, particolare perché come numero ci dice, che abbiamo un raggiungimento, un consolidamento di qualcosa e quindi poi siamo, nella possibilità di riprendere e ricominciare un nuovo percorso. In questo caso l'arcobaleno appunto ci porta una nuova luce, una nuova speranza. Anche a volte può essere un messaggio, un segnale intorno a voi. Ricordo che però l'arcobaleno di per sé è veloce, diciamo se vi capita e se vi è capitato di vederlo, magari, lo si vede per poco e poi svanisce. Quindi ecco perché dobbiamo essere pronti a cercare le nostre risposte oppure a cogliere quel segnale che può essere interessante. Poi troviamo la danza degli spiriti. Ecco, a proposito di numeri maestri, avevo nominato proprio il numero 22 e qui lo abbiamo. Potreste anche vederlo intorno a voi. Forse potrebbe essere proprio questo il messaggio. Riguardo la carta oracolare ci parla di esperienza, di pratica, e cioè di azione che trasforma la nostra intenzione, le nostre idee in realtà e quindi di sfruttare la nostra maestria, la nostra capacità, la dedizione, la disciplina per incanalare le nostre energie e infatti prima abbiamo visto che dobbiamo incanalare nel verso giusto e utilizzarle al meglio. Ascoltare anche l'intuizione perché probabilmente essendoci da queste carte un messaggio per voi di ascoltare i segnali, poi è ovvio che io non vi posso dire un segnale ben specifico perché ognuno avrà le proprie indicazioni strettamente personali. L'oracolo vi sta dicendo di fare comunque attenzione, magari per alcuni ci può essere un qualcosa legato all'amore, per altri a incontri destinici, di amicizia o di lavoro, di denaro, eccetera, quindi qualsiasi circostanza. La donna selvaggia, molto particolare come messaggio perché ci parla proprio di istinto, di, profonda intuizione, però allo stesso tempo di, riconoscere e accettare ogni parte di sé, sia la parte luce che ombra, e, seguire quella bussola interiore che ci può aiutare, tantissimo a trovare la strada giusta. Probabilmente l'abbiamo visto sin dall'inizio che siete nel percorso giusto. Se sentite che c'è qualcosa che non va, allora se avete dubbi e perplessità, e questo periodo purtroppo lo può portare,
verrà tutto, sciolto, verrà, tutto chiarito, perché c'è solo qualche fase di destabilizzazione dal punto di vista, come vi dicevo, delle vostre stesse energie a livello psicofisico ed emozionale, e questo può essere perfettamente superato. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e poi il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!